È risaputo che l'evoluzionismo non è un'idea che è venuta a Darwin per primo. Darwin è stato il primo a trovare dei fatti che supportassero questa teoria. Ma nello specifico cosa si raccontava sul tema dell'origine della vita nella società vittoriana? Lo scopriamo in questo episodio di... Questa serie si chiama Lo spettacolo utile ed è tratta dal mio libro omonimo. Si racconta la storia delle origini della divulgazione. È un libro utile se siete divulgatori, ma anche insegnanti oppure semplici appassionati di scienza. Oltre a raccontare come è nata la divulgazione, scopriamo i metodi, cosa nel passato ha funzionato e cosa no, per comunicare la scienza al grande pubblico. In tutto sono 250 pagine di pura conoscenza e ci sono anche le figure. Il libro è disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook ed è gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Ma ora iniziamo l'episodio. Tutti sanno che Darwin, allora uno sbarbato naturalista, ha fatto un viaggio attorno al mondo a bordo di una nave, il Beagle, sotto la guida del capitano Fitzroy. Ma noi che siamo sedentari per questa volta non lo seguiremo e parleremo di cosa è successo nella sua madrepatria, l'Inghilterra. Infatti, mentre lui era via, successero tante cose interessanti. Nel particolare, il dibattito sulla creazione della vita divenne molto caldo. Fu molto influente la figura di Francis Egerton, un nobiluomo, il conte di Bridgewater. Si racconta che fosse un uomo dalle abitudini molto strambe. Pare che facesse confezionare per i suoi cani e i suoi gatti degli abiti molto sfarzosi e li portasse in giro nella sua carrozza. Oggi sarebbe del tutto normale, ma a quel tempo non esisteva il web. Il conte Egerton morì senza nessun erede che prendesse il suo titolo. Il conte però aveva un cospicuo patrimonio e ne lasciò una parte in dono alla Royal Society, la più importante comunità scientifica del Regno Unito. La cifra di questa donazione fu di 8.000 sterline, che se vi sembra una cifra considerevole ma non eccezionale è perché dobbiamo fare la conversione. 8.000 sterline nel 1830 valevano 540.000 sterline di oggi, che sono all'incirca 640.000 euro. Il conte Egerton, assieme a questa montagna di soldi, lasciò anche un testamento in cui spiegava come voleva che fossero usati. Chiese ai soci della Royal Society di investire quella cifra per scrivere, stampare e pubblicare 1.000 copie di un'opera scientifica che dimostrasse la potenza, la saggezza e la bontà di Dio, così come si manifestavano nella creazione. I proventi il conte voleva che andassero nelle tasche degli autori di ciascun libro. Era una richiesta abbastanza impegnativa e il presidente della Royal Society si fece addirittura aiutare dal vescovo di Londra per trovare una soluzione. Alla fine vennero scelti 8 uomini di scienza diretti dal reverendo William Whewell, un astronomo e storico della scienza. Il risultato furono gli 8 volumi dei Trattati di Bridgewater, che possiamo considerare il più importante testo dell'epoca a favore del creazionismo. Questi libri racchiudevano la posizione della comunità scientifica dell'epoca vittoriana. Nel frattempo, il giovane Darwin era tornato e, siccome durante il suo periodo da marinaio era difficile farsi la barba, si era fatto crescere un folto cespuglio sotto il mento. Ma, cosa più importante, aveva fatto delle importanti osservazioni e le aveva raccolte in una serie di 14 taccuini. Stava rimuginando su come mettere assieme quelle idee e una sera, mentre tornava a casa sul suo calesse, venne fulminato da un'idea: l'evoluzionismo. Cerco di farla breve, ci sono altre fonti che potete consultare per approfondire, ma la differenza fondamentale fra evoluzionismo e creazionismo è la seguente. Il creazionismo vuole che la creazione di ogni animale segua un progetto originario. Se non esistesse questo progetto, vedremmo animali impossibili, come cani con 2 code o persone con una sola narice. Secondo l'evoluzionismo, invece, non esiste nessun progetto originario e ogni nuovo individuo tende a variare rispetto a quelli che lo hanno preceduto e a quelli attorno a lui.
Oltre a questo interviene il processo di selezione naturale, una specie di filtro che fa sì che le variazioni più utili sopravvivano. Ecco perché non vediamo cani con 2 code o persone con una sola narice, perché queste 2 variazioni sono inutili. Darwin aveva la sua teoria già pronta nella sua testa, ma pur provando a scriverla non riusciva mai a mettere in ordine tutti quei suoi appunti. Se vi ricordate, anche Copernico ci mise tanto a scrivere il suo libro. Questi geni, forse proprio perché sono geni, non hanno fretta di diventare famosi. Però Darwin fu più sfortunato. Nonostante infatti avesse scoperto per primo l'evoluzionismo, aspettò un po' troppo per pubblicare la sua teoria e fu sorpassato in termini di tempo da Sir Alfred Wallace, che per conto suo aveva scoperto lo stesso fenomeno. Se avessimo potuto chiedere a Sir Alfred Wallace qual era stata la sua ispirazione, lui avrebbe risposto che era stato un libro che lo aveva molto interessato. Il libro in questione era intitolato Vestiges of the Natural History of Creation, le vestigia della storia naturale della creazione. Si trattava di un vero e proprio bestseller in quegli anni. In esso si trovava raccontata una versione un po' particolare dell'evoluzionismo, come se il processo dell'evoluzione degli animali fosse voluto da Dio. Ma uno degli aspetti più affascinanti di quest'opera era che era anonima. In copertina non c'era il nome di chi l'aveva scritta, e i lettori più appassionati come Wallace cercavano invano di scoprire il suo nome, sia per complimentarsi con lui ma anche per odiarlo. E infatti, oltre le lodi, c'erano anche molte critiche, soprattutto da parte degli scienziati. William Ewell, che aveva diretto i trattati di Bridgewater, era uno dei critici più feroci. Il libro era uscito poco dopo il rientro di Darwin in Inghilterra e nel frattempo lo studioso stava ancora rimestando i suoi appunti. Anche lui volle leggere il libro di cui si discuteva molto, che d'altronde parlava anche di un argomento che lo interessava. E quella che lui comprò e annotò fu la 6ª edizione. In effetti era un libro davvero scritto molto molto bene. E tuttavia Vestiges rimane molto interessante perché colpì l'immaginario della società vittoriana che, a differenza di quanto fece con quello che sarà pubblicato da Darwin, L'origine delle specie, è un libro che fu molto apprezzato, divenne un bestseller dell'epoca. Questo perché mischiava appunto un po' di fatti scientifici, un po' di speculazioni, all'idea che dietro tutto ci fosse Dio. Ed è questo che sposta Vestiges dall'ambito scientifico a quello divulgativo. La mia proposta è che le diverse serie degli esseri animati, dalla più semplice alla più vecchia, fino alla più alta e alla più recente, sono il risultato, primo, di un impulso inerente. La parola inerente fu sottolineata da Darwin in questa stessa edizione perché fu una parola molto criticata dagli avversari dell'evoluzionismo. E secondariamente di un altro impulso inerente connesso con la forza vitale che tende nel corso delle generazioni a modificare le strutture organiche in accordo alle circostanze esterne. E l'evoluzionismo di Vestiges viene illustrato in questo schema che ho messo anche nel mio libro, in cui si mostra questa legge della divergenza. Un generico essere vivente si sviluppa fino al punto A del diagramma. Da lì il pesce diverge fino allo stato maturo F. L'essere vivente continua il suo sviluppo fino a C, dove il rettile diverge allo stesso modo, avanzando fino a R, e così via per tutte le specie animali. Tuttavia, a parte i suoi pregi narrativi, si vedeva che non era scritto da uno scienziato. Era un'opera piena zeppa di errori dal punto di vista scientifico. Ma Darwin ebbe un'idea piuttosto furba. Vestiges proponeva una teoria evoluzionistica un po' imprecisa, ma pur sempre simile alla sua. E però i maggiori scienziati della sua epoca, come appunto William Ewell, ci stavano mettendo tutte le forze per distruggerla. E allora Darwin fece così. Aprì il suo taccuino e iniziò ad annotare tutte le critiche che venivano mosse a Vestiges.
In questo modo preparò le risposte che gli sarebbero servite per difendere la sua di teoria. Mentre era intento in questo lavoro, gli capitò l'ennesimo articolo di giornale che criticava il libro, ma questo era particolarmente più severo degli altri. Tra le tante altre cose si rivolgeva all'anonimo autore e diceva che se l'autore avesse malauguratamente voglia di far sapere chi è, non troverebbe impiego in nessun reparto scientifico. Si trattava della penna di Thomas Huxley, un naturalista e una testa calda. O forse dovrei dire una testa calda e un naturalista. In ogni caso, dopo aver letto questa recensione, Darwin lo contattò per fargli dei complimenti e i due divennero presto amici. Thomas Huxley non riusciva a sopportare Vestiges. Secondo lui non era un'opera che aveva a che fare con la scienza. E in effetti aveva ragione, ma non del tutto. Al di là delle intenzioni di chi l'ha scritta, che voleva partecipare alla costruzione della teoria dell'evoluzionismo, Vestiges non è un'opera scientifica. Si tratta di un'opera letteraria, ed ecco perché ne stiamo parlando in questo episodio. La divulgazione, prima ancora di legarsi alla scienza, almeno storicamente, ma io dico anche concettualmente, è letteratura. Vi ricordate, Cicerone era un oratore, Fontenelle era stato un autore teatrale. Ed è vero che le opere di divulgazione trattano tutte di argomenti scientifici, ma non tutte hanno come scopo primario di informare chi legge. Nella storia della divulgazione ho potuto distinguere due tipi fondamentali di opere divulgative: le opere utili e le opere spettacolari. Sono le opere utili che hanno lo scopo di informare. Uno dei primi esempi di questo tipo di divulgazione è The Microscope Made Easy, il microscopio facile di Sir Henry Baker. Si tratta di un manuale pensato per essere consultato tenendolo in grembo mentre si è al microscopio. Sfogliandolo e seguendo le istruzioni si può imparare l'uso di questo strumento scientifico, che in quegli anni era disponibile in tutte le forme e per tutte le tasche, come mostrano le dettagliatissime incisioni realizzate con lastre di rame. Questo perché opere di questo tipo, le opere utili, hanno un pubblico preciso, gli autodidatti. Chi compra questi libri vuole imparare una materia tecnica, magari una di quelle che non tutti studiano a scuola come la fotografia, e la imparano per la prima volta. Perciò devono essere precise. Ma esiste un altro genere di divulgazione, ed è la divulgazione spettacolare. Questo genere non ha lo scopo primario di informare, ma quello di suscitare la curiosità di chi legge, in modo che poi vada ad approfondire altrove. La precisione è certo desiderabile, ma diventa di secondaria importanza rispetto alla spettacolarità. In questo tipo di pubblicazioni le immagini possono essere molto importanti. Questo, per esempio, è il primo numero del Penny Magazine, una rivista settimanale divulgativa che spopolava negli anni di Darwin. Certo, non è elegante fare errori grossolani in nome della spettacolarità. E in questo numero del Penny Magazine hanno rappresentato un boa con le zanne. Questo però non è il caso di Vestiges. Il libro è stato rivisto molte volte, ha avuto ben 12 edizioni per correggere tutti gli errori che i critici rinvenivano. Ma il misterioso autore non ci poteva fare molto. Vestiges però ha un altro scopo rispetto a quello di informare, e questo perché è un'opera di divulgazione di tipo spettacolare. Lo scopo in cui quest'opera riesce è quello di instillare la curiosità di chi legge e spingerlo a scoprire se e quanto l'evoluzionismo è realmente vero. Ed è questo ciò che ha spinto Sir Alfred Wallace nella sua ricerca. La curiosità non si rivolge solo alle cose già scoperte, ma anche verso quelle che sono da scoprire. E a proposito di cose da scoprire, qual è il nome del misterioso autore di Vestiges? Beh, potete subito andare a cercarlo su Wikipedia oppure leggerlo nel mio libro in cui parlo della storia di questo libro e del suo autore. Vi ricordo infatti che questa è una serie di 8 episodi tratta dal mio libro, Lo spettacolo utile, la storia delle origini della divulgazione, disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook. Gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Nel libro ci sono molti contenuti che in questa serie non ho potuto mettere per motivi di tempo e di marketing.
Quindi, se volete approfondire, acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Per tutti gli altri vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi invito a iscrivervi per non perdervelo. A presto! Si trattava della penna di Thomas Huxley. Si trattava della penna di Thomas Huxley. Beviamo. Beviamo. Na 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 na. Na 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 na. Thomas Huxley, Thomas Huxley, Thomas Huxley. Intanto, prossimamente parleremo dello scandalo che l'evoluzionismo ha suscitato. Ma perché?